Oggi vi mostro come poter realizzare questi simpatici coniglietti all'interno di alcuni coni. Questi coni sono quelli che vengono utilizzati di solito in gastronomia, vengono messe le patatine fritte all'interno. È un coniglietto che praticamente si inserisce all'interno del cono alla ricerca dell'ovetto di Pasqua. Ora partiamo subito, lo faccio vedere anche il retro. Ora partiamo subito con, al solito, il cartamodello che troverete sul sito www.craftonline.it e che potete scaricare gratuitamente cliccando il tasto download sotto la foto del progetto. Questo è il cono che andremo a utilizzare, sono dei coni di bambù che trovate facilmente nei supermercati, nel reparto dove vendono i prodotti, i piatti di plastica o queste tipologie di prodotto qua. All'interno si inserisce una pallina di polistirolo da 5 cm che io e che noi ricopriamo con del peluche. C'è il cerchio, filzato tutto attorno al cerchio e ora chiudo la mia filza, la termino anche. Se non avete del pelo o del peluche in casa va benissimo anche il panno lenci, che è un prodotto comunque abbastanza elastico, o anche della maglina, se avete della maglina che abbia un po' i toni dei colori dei coniglietti. Anche se non si chiude completamente sotto, e vedete che il mio non è completamente chiuso, non ha nessuna importanza perché questa parte andrà all'interno del cono e non si vedrà. Infatti qui dipende dal tipo di materiale che usate. Se usate materiale che è un po' meno elastico, probabilmente la misura disegnata del cerchio non sarà sufficiente, ma non ha importanza. Ed ecco fatto il culetto del mio coniglietto, in questo modo qua. Ok. Poi procediamo con le orecchie. Troverete il cartamodello, io le ho disegnate sul retro di un pezzettino di panno lenci rosa da una parte e dall'altra parte c'è il peluche. Una l'ho già preparata, questa ve la mostro, l'ho disegnata. Ora ritaglio tutto il contorno dell'orecchio attorno al disegno lasciando non tantissimo tessuto, magari penso sia sufficiente mezzo centimetro, così, e procedo a svoltare l'orecchio. Allora, apro il tessuto, infilo un dito e poi mi aiuto, gli creo la conca, così, ok? E poi mi aiuto con un bastoncino di legno. Faccio uscire l'orecchio, è molto più veloce così che in altri sistemi, e con il bastoncino faccio uscire bene la punta dell'orecchio. Poi, volendo, posso inserire all'interno un pezzettino di fil di ferro, ok? Lo piego e lo infilo nell'orecchio. Tutto qui, non procedo nemmeno a chiuderlo l'orecchio. Poi metto un goccino di colla. L'unica attenzione che dovete fare è su questa tipologia di cono, perché sono piuttosto delicati. Metto un goccino di colla, poco per fermare un attimo la pallina che non mi scappi. Un goccio di colla sulla puntina dell'orecchio e la infilo da una parte e un goccio di colla sull'altro orecchio e lo infilo in fianco, così. Qui c'è il ferretto e posso anche procedere a piegare le mie orecchiette in questo modo qua. Ok, la coda è molto semplice, sempre un cerchio, cartamodello appunto lo trovate sul sito www.craftonline.it, un cerchio di peluche con una filza tutta attorno, inserisco dell'imbottitura, ne metto anche abbastanza così viene un po' solida questa codina, ok, e stringo la mia filza e chiudo il punto, così, e taglio. Colla nella codina mi guardo un attimo il coniglietto, un secondo, eccolo qua, e punto la mia codina, la tengo ferma un attimo mentre lascio che si asciughi perché ci vuole un pochino, lo mettiamo da parte.
Stesso procedimento con le zampine, le ho disegnate sul tessuto messo doppio, ho fatto un taglietto su una delle due parti, una soltanto, ok, in questo modo qua, infilo un dito e risvolto la zampina. Se trovate il pannolenci o il peluche dovreste andare anche meglio perché è piuttosto elastico e anche grossetto, quindi non va neanche imbottito troppo. Faccio uscire bene le dita della mia zampina e imbottisco anche questa zampina, come ho già fatto con l'altra. La riempio quanto volete perché essendo elastico in realtà ce ne sta anche abbastanza di imbottitura. Io imbottisco finché hanno un po' una forma, la forma che voglio, insomma, però non è che eccedo nell'imbottitura, non è che devono diventare due sassolini, sono zampine, devono restare morbide. Poi, quando ho riempito anche la seconda zampina, prendo un filo nero. Io uso il filo da uncinetto o anche il filo moulinet, va bene, cioè che abbia un pochino di spessore, non il filo da cucire normale. Queste sono le mie zampine. Lo metto doppio. Faccio un nodo. E faccio i segni delle zampine. Quindi parto da qua dietro, esco, vado dietro. Non mi interessa niente di come venga sul retro perché non mi serve il retro, mi serve solo questa parte qua. Ok, e lo fisso. Sul tessuto, sul peluche chiaro, questo passaggio si vede molto meglio. Su questo peluche un pochino più scuro si vede meno, ma insomma l'effetto è lo stesso. Infilo, esco, potete metterlo anche triplo il filo se volete che si veda di più. A me bastava l'accenno della zampina e fisso dietro molto grossolanamente perché non mi serve a niente il retro. Ok, e ora procedo ad incollare le mie zampette così. Non chiudo nemmeno l'apertura dietro, sempre per lo stesso motivo, non è necessario. Ok, no, le zampine per giù, anzi una di qua col pollice verso l'esterno e una dall'altra parte. Allora le posizioniamo così. Ok, perfetto. Ora io ho immaginato che questi coniglietti scavando all'interno di questo cono fosse come se stessero cercando un piccolo tesoro e quindi all'interno di questo cono l'idea era che ci fossero dei fiorellini che io ho creato e ora vi mostro come fare. Allora, prima di tutto disegnate sempre, io li ho fustellati in realtà, ma trovate il disegno nel cartamodello. Allora ho utilizzato il fiore a margherita, dei pompon rosa e poi alcuni pezzi del verde per fare i sepali. Il tronco sarà un pezzettino di ferro inserito all'interno di un piccolo tubolare verde. Questo è anche troppo. Ok. Fermo con un goccio di colla questa parte qua. Così. E poi fermerò anche questa parte. La costruzione della margherita in realtà è molto semplice. Allora, un pezzo di margherita, sporco un po' al centro con la colla, prendo il pompon e stringo tutto attorno questo fiore in modo che gli dia la tridimensionalità, che sia tridimensionale. Uno e poi il secondo petalo, il secondo fiore. Così. Così il primo viene un pochino più sollevato e il secondo resta piatto. Inserisco sotto il mio verde e già questa la margherita è già carina così e poi
piazzo il gambo del fiore. Mettendo la colla e spingendo il tubolare verso l'alto, verso il sepalo, riesco a bloccare l'intero fiore. Volendo, ho ritagliato anche delle foglioline che si possono mettere tutte a fianco attorno in questo modo qua. Perciò io metto un goccino di colla qua e accompagno le foglioline sul rametto. Ho utilizzato un paio, però poi ognuno fa come vuole, un paio di fiori con lo stelo e uno invece piazzato direttamente di fianco. Ora ve lo mostro. Faccio altro che inserire un po' di colla e spingo il mio fiorellino all'interno del cono del coniglietto. Vi mostro il risultato finale sul bianco, che così si vede bene. Ecco qua. Questo è il risultato finale, 2 fiorellini con il gambo, sono ancora estraibili tra l'altro perché non li ho incollati, così, e poi ne ho piazzato uno qui sotto e alla fine del cono ho messo un fiocchetto. L'unico piccolo avvertimento che mi sento di dare è questo: ho messo 2 pezzettini di feltro da una parte e dall'altra, non so se si riesce a vedere, ecco, del cono, perché questo materiale è molto si distrugge facilmente, quindi per rinforzare il buco che sono andata a fare per infilare poi il filo all'interno ho bloccato un pochettino con 2 pezzettini di feltro, ma per il resto il progetto è davvero semplice. Ecco dunque i miei bellissimi coniglietti sul cono. Grazie.